Salve a tutti, sono Davide Cerbone di 3D Rap. Siamo qui con un'altra puntata della nostra rubrica Tip and Tricks. Siamo a Silverstone GP con la SF70H e questo qui è il Gran Premio che si terrà questo weekend. E non vediamo l'ora di cominciare a fare qualche giro, cominciare a testare qualche regolazione della nostra pedaliera in casa ad hoc per questo tipo di configurazione. Vediamo. Ci troviamo a fare una regolazione puntuale della nostra pedaliera in casa a due pedali. Siamo a Silverstone, che è una pista notoriamente veloce. La stragrande maggioranza delle curve sono curve veloci, soltanto un paio di curve prevedono delle staccate importanti come la Luffield e la curva Arena, e per poterle affrontare in maniera ottimale, secondo quello che è il mio gusto personale, posizionerei la cella di carico in una posizione intermedia, quindi la abbasserei più o meno a questa altezza qui. Mi sta bene questo valore del registro del precarico, in modo tale che il freno attacca subito. Ho soltanto una piccolissima zona morta che simula un gioco meccanico, a me personalmente piace. In questo modo ho la sensazione sempre del freno di una vettura da formula, ma ho anche l'opportunità di effettuare un buon tail braking. Per quanto riguarda il pedale dell'acceleratore, Silverstone è una pista molto veloce e quindi fondamentale ottenere una regolazione ottimale dell'acceleratore, innanzitutto per non stancare troppo l'arto del piede, visto che viene schiacciato per la maggior parte del tempo, sono lunghi rettilinei, e anche per effettuare una buona dosatura e quindi poter controllare i cambi di direzione e far lavorare bene il differenziale posteriore. Mi porto praticamente il registro A dalla prima posizione alla terza posizione. In questo modo ottengo un pedale leggermente più morbido, ma è anche più lineare e quindi esercita una forza costante durante l'azionamento. Questo aiuta molto a dosare la cuffia durante le prime fasi di apertura acceleratore. Per portarlo giù basta accompagnare la cam, si inserisce la vite nell'opportuno registro e poi c'è l'altra vite. Perfetto, in questo modo otteniamo un acceleratore che è molto presente sin dalle prime fasi di azionamento, perché abbiamo anticipato la rotazione della camma, ma è anche più morbido e quindi dà l'opportunità di non stancare il piede e di controllare puntualmente la coppia che viene erogata. Un'altra regolazione che raccomando di fare è quella lì di gestire il fine corsa dell'asse acceleratore, questo qui contrassegnato sulla sola orizzontale. Sul Silverstone io lo porto leggermente più avanti, intorno ai 3/4 come ho fatto anche a Barcellona, in modo da ottenere una buona modulazione dell'acceleratore. Andiamo in pista. Ok, è possibile già osservare gli effetti della regolazione che abbiamo prodotto sull'acceleratore. In effetti quello lì è lo slider della gas e è possibile notare che l'escursione insomma c'è, è abbastanza importante, ma serve anche a poter controllare finemente l'erogazione del motore. Qui parliamo sempre di un motore sovralimentato con MGK unit, quindi bisogna sempre cogliere l'opportunità di dosare il pedale al punto giusto, pena il testacoda. Grazie alla regolazione del registro A, regolato in terza posizione, ho un pedale dell'acceleratore che offre resistenza sin dai primi inizi dell'azionamento ed è morbido durante tutta quanta la corsa. Questo qui mi dà l'opportunità di sentire il feeling, il feedback dell'acceleratore anche durante le prime fasi della corsa, ed è fondamentale per poter controllare in maniera attenta l'erogazione, soprattutto all'uscita di curve come questa qui dopo il rettilineo, che richiedono un controllo molto fine, altrimenti c'è il rischio di perdere il controllo del retroreno. Qui stacchiamo in quarta, percorriamo con un filo di gas, scaliamo in terza senza accelerare il freno, facciamo cornering, controlliamo il sovrasserzo, qui tutto giù, sfruttiamo la downforce per percorrere la curva successiva, scalata in sesta, un po' di trail braking, qui giù tutta. Qui si decelera leggermente, scalata, siamo abbottonati al cordolo, apriamo il prima possibile,
staccata in quarta, facciamo un po' di traiettoria, apriamo il gas e qui stacchiamo, chiudiamo la traiettoria, controlliamo molto bene il gas, anticipiamo la terza marcia, scaliamo, sfruttiamo la downforce, qui staccata, curva molto lenta in terza marcia, scaliamo in seconda, chiudiamo la traiettoria, occhio al panettone all'interno, qui sfruttiamo tutto il carico aerodinamico per poter aprire il gas e quindi uscire sul rettilineo. Facciamo un po' di trail braking in quarta, terza marcia, restiamo a bottone del cordolo ma chiudiamo solo verso la fine, occhio che qui parte molto facilmente, qui scaliamo in sesta, un filo di freno, ho chiuso un po' troppo e giù tutta, solleviamo un po' il gas, scaliamo in testa, sfruttiamo la downforce nei cambi di direzione, restiamo abbottonati, apriamo il gas il prima possibile per sfruttare tutta la percorrenza in rettilineo. Ultima marcia, scaliamo, quinta e poi quarta. E qui in seconda. Anticipiamo la terza. Un po' di sovrasterzo. A questo serve avere più corsa sul pedale dell'acceleratore per poter dosare tutte queste manovre al limite, evitando il testacoda. Scalata, chiudiamo traiettoria, seconda, chiudiamo, apriamo il gas il prima possibile senza esagerare, in quarta, cerchiamo il punto di corda, rubiamo pista chiudendo la traiettoria, ci avviciniamo al fantasma, proviamo la quarta per entrare un po' meglio con il differenziale. Chiudiamo tutto, un filo di gas, terza, e traguardo. Come è possibile osservare dai giri che abbiamo fatto, Silverstone è una pista molto veloce, bisogna sfruttare davvero tutto il potenziale in downforce della vettura per percorrere le curve veloci e soprattutto quei cambi di direzione in maniera ottimale. Avere più escursione sull'acceleratore aiuta perché dà l'opportunità di controllare eventuali power slide quando diamo troppo gas, ma soprattutto per poter chiudere la traiettoria facendo lavorare bene il differenziale posteriore nelle curve più veloci, ad esempio quella lì che fa uscire sul rettilineo finale, dove è importante recuperare secondi e decimi di secondo per fare il tempo. Il freno anche qui, il trail braking è importantissimo, soprattutto quando ci si appresta alla curva arena che è molto lenta. Lì una staccatuna con un trail braking fa la differenza perché dà l'opportunità di buttare l'anteriore subito sul punto di cornering. E con questo direi che ci siamo scambiati un bel po' di consigli. Non mi resta che salutarvi lasciandovi al prossimo appuntamento di Tip and Tricks.
Alla prossima!